È venuto a mancare uno dei banchieri più potenti del mondo, Jacob Rothschild, e la notizia è circolata velocemente sui social network, tant'è che mi è stato chiesto di rispolverare la storia di questa famiglia. Chi era questa persona e perché la sua famiglia è così famosa? Oggi, signori, inizierò a parlare di una storia talmente profonda che perderete la cognizione del tempo. La famiglia Rothschild, una delle più influenti e ricche famiglie del mondo, ha avuto una lunga storia che risale al XVIII secolo, quando Meyer Ramschild Rothschild nel 1700 fondò una banca a Francoforte, in Germania. Da allora i Rothschild hanno espanso i loro interessi in diversi settori, inclusi il settore bancario, immobiliare e dell'arte, diventando una delle famiglie più ricche e potenti della storia. Tuttavia, la loro ricchezza e influenza ha generato tutta una serie di controversie. Una delle teorie più diffuse riguarda il presunto controllo dei Rothschild sul sistema bancario mondiale, inclusa la proprietà o il controllo di banche centrali in vari paesi. E anche se questa teoria è stata ampiamente smentita poiché non ci sono prove concrete che sostengano tali affermazioni, hanno una storia multicentenaria che include notevoli finanziamenti e numerosi governi in guerra, destabilizzazioni e conflitti da ambedue le parti. Esistono le prove storiche, invece, che questa famiglia ha finanziato i conflitti napoleonici e le guerre mondiali, allo scopo di trarre profitto dalla guerra. Esistono prove storiche a sostegno del fatto che questa famiglia abbia finanziato governi e stati in guerra negli ultimi 300 anni. Pensate che la famiglia britannica ha finanziato alcuni dei padri fondatori degli Stati Uniti nel momento della creazione dello Stato. La famiglia Rothschild è nota per la sua discrezione e segretezza riguardo alle proprie operazioni finanziarie e agli affari interni, il che ha alimentato speculazioni e teorie di cui oggi vi parlerò. Hanno possedimenti in tutto il mondo, legami con la Santa Sede, e oggi tornerò a parlare di questa famiglia controversa. Da qualche parte nel 1760, un ebreo tedesco di nome Meyer Ramschild Rothschild e i suoi 5 figli maschi decisero di creare un'attività bancaria. E poiché questo signore, il capostipite, era uno dei pochissimi ebrei alleati dei reali tedeschi, e anche perché gestiva la maggior parte del denaro per loro, lui e i suoi 5 figli poterono avere privilegi sociali differenti, come vivere a corte o fuori dai ghetti ebraici, e in questo modo cominciarono ad estendere la loro influenza su di un territorio molto più vasto. Quando la rivoluzione francese scoppiò intorno al 1790, ovvero quando la monarchia francese fu rovesciata e mandata alla ghigliottina, l'impero bancario dei Rothschild trasse enormi benefici dalla rivoluzione francese. Gli austriaci chiesero infatti ai Rothschild, appena costituiti, di aiutarli a dotare l'esercito austriaco di armi da fuoco, uniformi e quant'altro, e fu così, cari signori, che la famiglia cominciò a finanziare le guerre in cambio di enormi profitti. Meyer Rothschild, rendendosi conto che avrebbe potuto guadagnare di più con altri paesi piuttosto che con gli austriaci, che fece? Il genio. Il genio mandò i suoi 5 figli a vivere nelle più grandi città d'Europa, come Parigi, Vienna, Londra e Francoforte. Non perché i suoi figli potessero, prendersi una vacanza, ma così che potessero diffondere il settore bancario della famiglia in tutta Europa. A quel punto, cosa successe? Ebbene, con i 5 figli Rothschild, ora nei luoghi più importanti d'Europa a quel tempo, i prestiti bancari che fornivano ai governi per finanziare operazioni di guerra nel corso degli anni fornirono così alla famiglia Rothschild ampie opportunità di accumulare obbligazioni e creare ulteriore ricchezza in una serie di settori diversi. Divennero baroni, conti, titoli nobiliari di ogni tipo in cambio di favori ai governi più potenti d'Europa. Voi, credetemi se ve lo dico, non avete idea di chi stiamo parlando. La famiglia Rothschild, partendo da Meyer Ramschild Rothschild, fu la famiglia di banchieri per eccellenza che fomentò le guerre per trarne profitto. La famiglia era proprio, signori, specializzata in prestiti di guerra e in titoli di Stato. Prestava soldi alla Francia di Napoleone mentre lavorava con il duca di Wellington, capito? È una storia molto intricata, ma vi basti sapere che il figlio del capostipite, ossia Nathan Rothschild, divenne con il tempo l'uomo di fiducia del duca di Wellington, che fu proprio l'artefice della vittoria su Napoleone a Waterloo.
E questo mentre il fratello Jacob, il fratello di Nathan, stava finanziando Napoleone, quindi un fratello finanziava Napoleone e l'altro era l'uomo di fiducia del duca di Wellington, e questo fece sì che si ficcassero a capofitto dalla parte del vincitore. Ma non è finita qui. Ebbene no, signori, perché la più grande ricchezza del mondo in quegli anni la deteneva il Vaticano. Quindi, che fate? Non gli date nulla ai Rothschild? Si parla spesso di Rothschild e di Vaticano, no? È tutta una teoria del complotto? No, semplicemente è storia. E infatti nel 1823 i Rothschild divennero i guardiatesori del Vaticano. Hai capito? Gira una storia non confermata che vede Nathan Rothschild tornare in Francia prima che si sapesse della sconfitta di Napoleone a Waterloo, dicendo che invece il duca di Wellington avesse perso e che Napoleone avesse vinto, avviando così un'operazione di insider trading fittizio, vendendo i titoli del debito pubblico inglese in suo possesso per provocare il crollo in borsa. Avete capito di chi stiamo parlando? Nel frattempo, in gran segreto, Nathan Rothschild avrebbe ordinato ai suoi agenti di ricomprare i suddetti titoli a prezzi stracciati, prima che la notizia della vittoria di Wellington si diffondesse e prima che il valore di quei titoli salisse alle stelle. Questo si chiama insider trading, capito? Nel 1811, dopo quasi un paio di decenni di lavoro con i massimi governi europei, Meyer Amschel Rothschild, il capostipite della famiglia, morì. Ma non prima di aver dato ai suoi 5 figli istruzioni ben precise, scritte, su come volesse che la sua banca fosse gestita, in modo che non morisse mai. Disse anche ai suoi figli di sposarsi, in modo che fosse proprio la sua linea di discendenza diretta a gestire le banche. Ecco perché la loro è ancora oggi una banca di famiglia dopo tutto questo tempo. Ed è anche il motivo per cui l'albero genealogico dei Rothschild è così massiccio. Ma all'inizio del XX secolo l'impero Rothschild fu duramente colpito. Le guerre mondiali, il caos politico e i problemi finanziari diminuirono il patrimonio della famiglia nei successivi 100 anni. La filiale di Napoli della banca aveva chiuso nel 1863 e la mancanza di eredi maschi portò alla chiusura della filiale di Francoforte nel 1901. E il peggio doveva ancora arrivare. Quando i nazisti conquistarono l'Austria nel 1938, la banca Rothschild in Austria crollò completamente. Durante la guerra, il governo francese di Vichy espropriò le proprietà dei Rothschild a Bordeaux e i nazisti confiscarono opere d'arte, gioielli, oggetti molto, molto preziosi per milioni, decine di milioni di dollari al ramo austriaco della famiglia. Non crollarono grazie al supporto del governo britannico, al quale donarono nel corso degli anni le loro sontuose proprietà in cambio di supporto. Dopo la caduta della Germania nazista, solo 3 banche rimasero di proprietà dei Rothschild. Si trattava delle filiali di Londra e Parigi e di una nuova banca svizzera fondata dal barone Edmond Adolf de Rothschild, de Rothschild. E da qui, signori, parte un intrallazzo politico col governo francese da far drizzare i capelli. Ebbene sì, perché dovete sapere che nel 1982, apro un secondo una parentesi e ci fiondiamo nel 1982 il governo socialista di François Mitterrand nazionalizzò la filiale francese della banca dei Rothschild. Praticamente fece diventare una banca nazionale quella che era una banca di famiglia, una banca privata. E direte, mamma mia, il governo francese li ha rovinati, no? E invece no, perché nazionalizzando la filiale francese dei Rothschild gli fece solo un piacere. E sai il perché? Perché il presidente francese Mitterrand e il barone de Rothschild, indovina? Erano parenti. Quindi i Rothschild aiutarono il nuovo governo socialista di François Mitterrand e finirono per creare la Rothschild & Cie Bank, che divenne la seconda banca d'affari più grande della Francia. Otteneva profitti il governo in combutta con la famiglia Rothschild e questo, signori, era uno dei tanti esempi in merito al loro modus operandi. Oggi i Rothschild, dopo che la ricchezza della famiglia è stata divisa fra molti discendenti ed eredi nel corso degli anni, ovviamente in competizione fra di loro, le partecipazioni di questa famiglia abbracciano tutta una serie di settori diversi, tra cui servizi finanziari, immobiliare, minerario, energetico e vinicolo. E vuoi che ti svegli un segreto? Beh, non è un caso, ma assolutamente non è un caso se questa famiglia si trova al centro di numerose teorie cospirazioniste. Se ci si trova,
Almeno un motivo ci sarà, no? Parliamo della famiglia di banchieri più ricca di sempre. Parliamo di una famiglia che ha contribuito alla creazione della First Bank americana. Infatti si dice che Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti e ministro del tesoro di George Washington, ossia il fondatore della prima banca federale americana, sia stato un agente della famiglia Rothschild. La First Bank of the United States, fondata nel 1791, era effettivamente sulla carta un'emanazione della finanza internazionale. Non poteva autofinanziarsi all'epoca, era finanziata dalla finanza internazionale. E tra i maggiori finanziatori della First Bank nel 1791, secondo te, no? Chi c'era? Dai, indovina, tira a caso. C'erano i Rothschild, i quali contribuirono così alla creazione del debito pubblico americano. Tutti gli stati del mondo dovevano, o che ne so, forse devono ancora oggi miliardi a questa famiglia. Non so se ci stiamo rendendo conto, ok? Partirono a speculare solo ed esclusivamente sulla guerra e non fecero altro che far indebitare da privati interi stati, per mantenerli come dei gattini ai propri piedi. E cari amici, questo dovrebbe farvi riflettere anche sulla situazione attuale, perché se controlli l'economia, controlli anche la politica, e se controlli la politica, controlli il popolo. Meyer Amschel Rothschild diceva: datemi il controllo di una valuta di un paese e me ne infischio di chi farà le sue leggi. E questo sai perché? Perché se finanzio chi si occupa di stampare denaro, mi viene da ridere, se finanzio chi si occupa di stampare denaro, questo sarà mio debitore e il debito si innalzerà ogni volta che stampa moneta. Per circa un secolo i Rothschild sono stati la famiglia più ricca e potente del mondo e per la comunità ebraica internazionale rappresentano quanto di più simile ci possa essere ad una famiglia reale. Acquistando potere, essi controllavano anche la stampa e le notizie che non dovevano assolutamente diventare di dominio pubblico, no? Altrimenti come lo facevano insider trading fittizio? Ahimè, con l'invenzione del telegrafo si dovettero occultare per nascondere il monopolio economico e sociale mondiale che esercitavano nei confronti del globo. Ci sono 5 ramificazioni principali della stessa famiglia e 5 linee del ramo austriaco della famiglia sono state elevate alla nobiltà austriaca, avendo ricevuto baronie ereditarie dall'impero dell'imperatore Francesco II. Nel 1816 un'altra linea del ramo inglese della famiglia Rothschild fu invece elevata alla nobiltà britannica su richiesta proprio della regina Vittoria. E nel corso del 1800, inevitabilmente quando la famiglia era al suo apice, si ritiene che abbia posseduto di gran lunga il più grande patrimonio privato del mondo e nonostante questo cominciarono ad esercitare un forte potere politico per il semplice fatto che ricevettero dei titoli nobiliari molto ambiti. È ovvio, no? Se finanzi tutte le guerre e ti schieri dalla parte del vincitore a cui fai fare montagne di soldi e gli fai conquistare il potere perché tramite i tuoi finanziamenti si accaparra gli armamenti più esclusivi, in qualche modo ti devono ripagare, no? Non trovate? Alcuni membri della famiglia infatti vennero chiamati The Rothschild, proprio perché vennero elevati da titoli nobiliari che permisero loro di gestire l'alta finanza internazionale da scrivanie molto ambite collocate all'interno delle istituzioni. È risaputo che i paesi europei sfruttano il continente africano da centinaia di anni, no? Ebbene, Cecil Rhodes è stato un imprenditore politico britannico colonialista molto celebre proprio per il ruolo che ebbe nella grande evoluzione storica dell'Africa coloniale. Sapete che l'Africa è un continente coloniale, no? Bene, Francia, Inghilterra, eccetera. Ecco, la famiglia Rothschild costituì un fondo per Cecil Rhodes nella creazione della colonia africana della Rhodesia. La Rhodesia prende infatti il nome da Cecil Rhodes. La Rhodesia è l'attuale Zimbabwe, che venne fondato da una colonia britannica utilizzando, indovinate un po', i fondi stanziati dalla famiglia Rothschild. Cioè, questo video potrebbe letteralmente continuare per un anno raccontandovi le loro peripezie, dove hanno avuto le mani in pasta queste persone, capito? E vorrei parlarvi del 1880, perché fu proprio in quest'anno che successero cose molto oscure, di cui, se lasci adesso like al video, parlerò nella seconda parte. Molto semplice, se il video raggiunge subito, così proprio lampo, 10.000 like, faccio la seconda parte nel prossimo episodio, altrimenti la chiudiamo così.
Io spero comunque che questa prima parte vi sia piaciuta e sperando che ci possa essere la seconda, vi invito a supportare questo video con un like. Grazie per essere stati con me e vi rimando come sempre con un bel cliffhanger al prossimo episodio. Adieu!